Buongiorno randaggi, nuovo giorno, nuova avventura. Sto lasciando Bacalar per andare a Ciudad del Carmen, che non è Playa del Carmen, è Ciudad del Carmen. È una città sulla costa, un po' più a nord, al confine con lo stato di Tabasco. Voglio avvicinarmi piano piano verso nord e conoscere il Messico più autentico e allontanarmi dalle zone insomma un po' più turistiche. Quindi si riparte. C'è talmente presto che non c'è un'anima in giro, il deserto. Però vabbè, tanto prima che esco dalla città ci vorrà tempo. Questo è il primo spot della giornata per iniziare a fare autostop. Speriamo che inizi bene. Ho camminato un pochino di più rispetto al benzinaio, sono venuto davanti a un semaforo nella speranza di smuovere qualcosa, ma la situazione è bloccata. Sono qua da forse almeno un'oretta. La situazione si è sbloccata, mi ha preso su una ragazza all'uscita di Bacalar. Adesso sono all'incrocio tra Chetumal e Ciudad del Carmen, quindi speriamo bene. È una strada a lunga percorrenza, anzi a rapida percorrenza, quindi è un po' più difficile le macchine si fermino, però sono speranzoso e ottimista. Questo è il secondo spot della giornata. Sono praticamente, non so se definire l'autostrada, ma quasi, quindi non sarà facilissimo, ma speriamo bene. Il signore si è fermato per fare pipì. Io sono tipo corso dietro, ho detto che per favore mi può portare, e alla fine abbiamo fatto neanche 10 minuti di macchina, però almeno sono in un posto con un po' d'ombra, tipo in un paesino, quindi dai, almeno qua le macchine vanno più lente, spero di avere più possibilità. Ok, un altro pezzettino è andato. Lì diciamo dentro al paese non so, sentivo che la situazione non si sbloccava. Mi sono allontanato forse 1 chilometro scarso e bam, subito mi hanno preso su. Il problema è che qua in Messico le distanze sono enormi e quindi ci vuole tempo per arrivare. Però vabbè, pazienza e adelante. Questo è lo spot di adesso. Mi sono messo vicino a un dosso, così le macchine rallentano e mi vedono. Comunque vorrei sfatare un mito, questa teoria secondo la quale i camionisti sono i migliori amici degli autostoppisti. Io penso che in 7 anni che faccio autostop avrò ricevuto passaggi da camion forse 3 volte, se tutto va bene, tutti in Patagonia. La situazione è brutta, ho fatto 50 km in 5 ore e ne mancano 385, non arriverò mai a destinazione, è impossibile. Devo trovare un piano B, solo che sono nel bel mezzo di niente, sto qua da più di 2 ore, non mi prende su nessuno, non so che cavolo fare, cioè qua dove vado a dormire in casa. Muchas gracias, chicos. Buen viaje, Andrés. Gracias. Oddio raga, non ci credo, ce l'ho fatta, sono arrivato a Ciudad del Carmen. È stata una giornata tosta perché è iniziata proprio arrancando, poi a una certa
Allora, mi ha preso su una macchina una famiglia di messicani che andava nella stessa direzione. Avrò fatto con loro almeno 350 km, solo la maggior parte nel cassone dietro del pick-up, fritto, fritto sotto il sole, però sono arrivato, non ci posso credere, sono stati super carini. Veramente sono state delle persone super gentili, abbiamo avuto una bella conversazione, sono stati veramente fondamentali, se non era per loro, cioè sarò stato almeno, non lo so, 3 ore, 3 ore e mezza fermo ad aspettare in quel punto, mi hanno proprio salvato. Adesso si fa un po' di spesa e poi vado a cercare Manuel, che è il ragazzo che oggi mi ospiterà tramite Couchsurfing a Ciudad del Carmen. Comunque, per chi guarda i miei video, in diverse occasioni vi ho dimostrato che è possibile viaggiare a costo zero, per esempio facendo autostop e non pagando il trasporto, facendo couchsurfing per non pagare l'alloggio, però anche questo ha un costo, ovviamente non a livello monetario ma in altri termini. Viaggiare low budget o praticamente a costo zero significa praticamente privarsi del comfort, e questo richiede tanto spirito di adattamento, tanti sacrifici, pazienza e tantissima energia fisica e mentale. Pensiamo per esempio all'autostop, che ci si ritrova ore e ore sul cielo della strada sperando che qualcuno ti prenda su con il sole cocente, la pioggia battente, il vento che ti taglia la faccia esposta ad ogni intemperia, e quando finalmente qualcuno ti carica magari ti ritrovi sul cassone di un pick-up pieno di immondizia, con il sole che ti fregge la pelle, proprio come mi è successo per venire qua a Ciudad del Carmen. E quando arrivi a destinazione che sei stanco morto dopo una giornata infinita, vorresti solo andare a dormire e morire, vai a casa del tuo couchsurfing, la persona che ti ospita, e comunque devi interagire, trasmettere un'energia positiva. Ovviamente con questo non è che mi sto lamentando, ci mancherebbe, anche perché fare autostop e couchsurfing sono, secondo me, prima di tutto esperienze da sperimentare. Comunque si conoscono un sacco di belle persone, si vive un'esperienza più autentica, comunque si conoscono persone del posto, persone local, è super interessante. Però c'è da dire che a lungo andare è veramente stancante. Io lo faccio da un sacco di anni, e soprattutto l'autostop quando lo faccio per diciamo un lungo periodo, magari tutti i giorni per vari mesi, poi magari arranco, ci metto più tempo a riprendere, a ricaricare le pile, però questo è normale. Oggi colazione venezuelana con arepas e uova. Gracias Manuel. No. E lui è Manuel, Ciao ragazzi, come stai? il ragazzo che mi sta ospitando tramite Couchsurfing qui a Ciudad del Carmen. E come al solito, per ringraziare dell'ospitalità, io sempre preparo spaghetti al pomodoro. Delizioso. Questo è il residential dove vive Manuel, non è nient'altro che un agglomerato di villette, ognuno con la sua, c'è la security all'ingresso, top! Ed eccoci a casa di Manuel, il ragazzo venezuelano che mi sta ospitando tramite Couchsurfing qui a Ciudad del Carmen in Messico. Breve tour della casa. C'è la zona giorno con la salata pranzo, la sua stupenda cucina e infine la mia stanzetta. E già ho la stanza privata tutta per me, adesso è un po' un casino, e poi qua c'è anche il suo bagnetto. E tra l'altro la cosa figa di dove vive Manuel è che c'è la piscina. Mi sa che dopo mi vengo a fare un bel bagnetto, perché qua ci stanno 6.000 gradi, il tasso di umidità ti uccide, ti sciogli. Comunque, guardando le persone del posto, in generale in Centro America, c'è un'idea semplice ma geniale per ripararsi dal sole devastante che c'è qua. Raga, l'ombrello, cioè ti fa ombra, è geniale. Comunque Ciudad del Carmen è assurda, è unica nel suo genere, è praticamente un'isola collegata da 2 ponti davanti ad una lingua di terra, e affaccia da un lato sul Golfo del Messico e dall'altro sulla laguna Terminos, che è acqua dolce. È assurdo, cioè non ho mai visto un posto fatto così.